Santa Giustina, San Cipriano e il demonio. Giustina era la figlia di un sacerdote pagano di Antiochia, ma ogni giorno, seduta alla finestra, ascoltava il Vangelo letto dal diacono Proclo. Una sera, sua madre raccontò al padre quanto accaduto, mentre erano coricati insieme. Durante il sonno, ebbero una visione. Cristo, circondato da angeli, apparve loro e disse: «Venite a me, vi darò il regno dei cieli». Al loro risveglio, furono battezzati insieme a Giustina. Giustina dovette affrontare molte difficoltà a causa di un mago di nome Cipriano, che alla fine si convertì anche lui alla fede cristiana. Cipriano, consacrato al diavolo fin da bambino, era esperto di arti magiche, come la capacità di trasformare donne in cavalli. Innamorato di Giustina, cercò di conquistarla con la magia. Fu così che, per ottenere il suo amore, Cipriano invocò il diavolo, che gli promise aiuto. Il diavolo, vantandosi delle sue malefatte, gli disse queste parole: «Prendi questo olio e ungi con esso la porta della sua casa, ed io, subito, susciterò nel suo cuore un grande amore per te». La notte successiva, il demone si avvicinò a Giustina e tentò di risvegliare in lei un amore peccaminoso. Tuttavia, Giustina, consapevole del pericolo, si affidò devotamente al Signore e fece il segno della croce su tutto il suo corpo. Questo gesto spaventò il diavolo, che fuggì immediatamente e tornò da Cipriano, confessando il suo insuccesso. Cipriano, insoddisfatto, lo congedò e chiese un demone più potente. Il nuovo demone, dopo aver dichiarato di conoscere il desiderio di Cipriano e di aver assistito al fallimento del suo compagno, si vantò di poter fare meglio e riuscire dove l'altro aveva fallito. Andò quindi da Giustina, cercando di risvegliare in lei l'amore per Cipriano. Tuttavia, la santa riuscì ancora una volta a respingere la tentazione facendo il segno della croce. Cipriano, frustrato, chiamò il principe dei demoni e gli disse: «È così debole il tuo potere che una semplice ragazza riesce a sconfiggerlo?» Il diavolo, irritato, assunse l'aspetto di una giovane e si avvicinò a Giustina dicendole: «Voglio vivere con te nella castità, ma prima dimmi quale sarà la ricompensa per i nostri sforzi». Allora Giustina rispose: «La ricompensa sarà grande e la sofferenza piccola». Il demonio, sotto false sembianze, allora replicò: «Ma Dio non ha forse detto agli uomini di crescere e moltiplicarsi? Forse, perseverando nella castità, non stiamo disobbedendo a Dio?» A sentire queste parole, sotto l'influsso del demonio, Giustina iniziò a dubitare e il suo cuore si infiammò di desiderio, al punto da voler cercare un amante. Rendendosi conto con chi aveva a che fare, Giustina scacciò subito i cattivi pensieri, si fece il segno della croce e il diavolo si dileguò all'istante. Il diavolo, assumendo le sembianze di un giovane affascinante, tentò di baciare Giustina mentre riposava, ma lei lo respinse con il segno della croce. In risposta, il diavolo, con il permesso di Dio, le causò una febbre e diffuse la peste ad Antiochia, proclamando tramite gli indemoniati che la città sarebbe stata distrutta se Giustina non si fosse sposata. La folla chiese che la giovane si sposasse, ma dopo 7 anni di resistenza, Giustina pregò e la peste scomparve. Il diavolo, vedendo fallire i suoi piani, prese le sembianze di Giustina per ingannare Cipriano, ma quando questi la nominò, il diavolo svanì. Cipriano, deluso, tentò ancora di trasformarsi in varie forme per avvicinarsi a Giustina, senza successo. Cipriano, amareggiato per il fallimento, fu colto da grande tristezza. Passò molto tempo davanti alla casa di Giustina, tentando di avvicinarsi a lei trasformandosi ora in una donna, ora in un uccello. Tuttavia, ogni volta che si trovava davanti alla giovane, non riusciva a mantenere le sue trasformazioni e tornava subito alla sua forma naturale. Dopo i vari tentativi falliti, Cipriano, disperato, invocò il diavolo per un'ultima volta e gli chiese: «Dimmi, per favore, in cosa sta il potere di questa giovane ragazza?» Il diavolo rispose: «Te lo dirò, se mi giuri solennemente che non ti allontanerai mai da me». Cipriano, deciso, disse: «Te lo giuro». Allora il diavolo rivelò: «È con il segno della croce che questa giovane distrugge tutta la mia potenza». Sorprendendosi, Cipriano chiese: «Quindi il crocifisso ha più potere di te?»
Il diavolo ammise. Ha più potere di tutto il resto del mondo, ed è lui che condanna al fuoco eterno tutti coloro che riusciamo a sedurre. Cipriano, riflettendo, domandò: quindi anch'io devo diventare amico del crocifisso per evitare questo castigo? Il diavolo, infuriato, gli ricordò. Mi hai giurato solennemente di non lasciarmi mai. Ma Cipriano lo rifiutò con tutto se stesso e gli disse: ti disprezzo con tutta la tua vana potenza, rinuncio a te e a tutti i tuoi diavoli, e mi munisco del segno della croce. A quelle parole, il diavolo fuggì, confuso e sconfitto. Subito dopo il colloquio col diavolo, Cipriano si recò dal vescovo, ma quest'ultimo, sospettando che fosse lì per ingannare i cristiani, gli disse: non hai alcun potere contro la Chiesa, Cipriano, perché sei al di fuori di essa. Cipriano allora gli spiegò tutto ciò che gli era accaduto e chiese di essere battezzato. Da quel momento in poi, si distinse per la sua saggezza e virtù, tanto che, alla morte del vescovo, fu lui stesso consacrato come successore. In seguito Cipriano condusse Giustina in un monastero dove divenne badessa di un gruppo di giovani e sante monache. Un giorno, il governatore della regione convocò Cipriano e Giustina, ordinando loro di fare dei sacrifici agli idoli. Poiché rimasero saldi nella fede cristiana, furono gettati in un calderone pieno di cera, pece e grasso bollente. Tuttavia, non subirono alcun danno e anzi, si sentirono rinfrescati come se fossero immersi in acqua fredda. Il sacerdote degli idoli, rivolgendosi al prefetto, disse: «Lasciami affrontare questi due impostori, e subito annienterò il loro potere». Avvicinatosi alla caldaia, esclamò: «Grande è il dio Ercole, e grande Giove, padre degli dei». Ma immediatamente una fiamma si alzò e lo consumò. Cipriano e Giustina furono allora estratti dalla caldaia e decapitati. I loro corpi furono lasciati per 7 giorni ai cani, ma poi furono trasportati a Roma. Il loro martirio avvenne nel 280 sotto l'imperatore Diocleziano e vengono ricordati il 26 settembre, data probabile della loro morte.